1, 2, 3 e 4. Cosa ci sarà mai? Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, a grande richiesta da tanti di voi, mi state richiedendo appunto per il problema coronavirus, siamo tutti un po' bloccati dentro perché ormai è cosa saputa. Anche io mi sono messo in parziale isolamento, nel senso che non ho nessun parente ancora infetto e spero che non arrivino. Idem io, però ragazzi esco molto ma molto meno. Se prima potevo uscire per fare commissioni, per fare lavori in giro, ho diciamo annullato tutto e non andrò a fare per almeno una, vediamo come diciamo prosegue il problema nelle prossime settimane, lavori fuori. Per questo voglio impiegarmi il tempo, perché poi alla fine mi secco senza fare nulla, anche grazie a voi perché mi avete richiesto appunto più video settimanali. Già io riuscivo a fare anche 5 video settimanali, ora vediamo se posso integrarne qualcuno in più, spero che siano interessanti. Allora, oggi dopo circa 18 anni fermo in magazzino, abbiamo 1, 2, 3, 4 buste. E allora la storia di questa cosa ragazzi è diciamo vecchia, è una cosa che ora vi faccio vedere. E allora io e un amico ai tempi della scuola media abbiamo visto una pubblicità in TV che ai tempi faceva su Italia 1, facevano questa pubblicità di questo accrocchio tecnologico e abbiamo scelto di andare in edicola e farci la collezione. Io dopo un po' poi però mi sono seccato, non l'ho più portato avanti, lui però ha continuato fino alla fine. E eccolo qui, lo ha montato, lo ha costruito, però non tutto, infatti come vedi non è completo totalmente. E il Cibot, non so se lo conosci ma credo di sì, usciva una volta a settimana se non ricordo male in edicola, è un robottino tecnologico con vari optional, varie tecnologie diciamo implementate. Questa se non sbaglio, se non ricordo male, è la base di ricarica. Dico ragazzi, per avere 20 anni ha una bella tecnologia a bordo. Ora io con questi nuovi video che cosa voglio fare? Voglio studiarmi insieme a voi tutta la documentazione e vediamo di farlo ripartire, controllare tutti i vari cablaggi che sono stati fatti, vediamo intanto se funziona. Per questo devo anche ringraziare un amico, perché in poche parole qualche anno fa mi ha chiamato, mi ha detto senti qua, devo liberarmi il magazzino, ho questo coso messo lì, e mi ha regalato tutto così per come si trova. Il costo del tutto credo che sia costato intorno non meno delle 2000 euro, perché ok, pagavi piano piano una volta alla settimana, però alla fine la somma totale era quella che era. Io comunque, questo è lo scatolo mio, della diciamo mia collezione, dei miei fascicoli, dei miei componenti. Questo invece è tutto la sua roba, perciò in teoria potrei andarne a fare 2, però non complete, perché poi io mi sono fermato dopo qualche uscita. Eccolo qua, 14, io 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19. Comunque io non l'ho fatto tutto e ho preferito poi alla fine abbandonare, perché mi sono dedicato molto di più all'informatica, mi sono buttato ad esempio a fare siti internet, ho imparato diciamo, la programmazione di HTML, tante altre cose.
Però ora mi ritrovo questo, ragazzi, andiamolo a studiare. Come vedi, eccolo qui, doppio telecomando, perché appunto questo è quello suo, l'ho montato, questo è quello mio, con solo la scocca e senza, diciamo, le schede interne, perché non li ho montate. La cosa che mi piaceva tantissimo di queste uscite erano i fascicoli. Ok, sono piccoli, però ragazzi sono ben fatti. Parlano anche della robotica vera e propria. Una delle mie grandi passioni, ragazzi, sono i robot da combattimento, e qui ci sono tantissime pagine dedicate ai robot di combattimento. Ti spiegavano come funzionano, come li hanno costruiti, ti davano appunto delle nozioni sui motori, batteria, potenziometro del servomotore, regolatore di velocità e tanto altro. Dico, qui ne abbiamo da studiare, ragazzi. Preparatevi che se riesco faremo forse più di un video al giorno. Qua vedi, qua ti spiega il servomotore, le componenti. Per essere vecchio come, diciamo, progetto, è completissimo. Anche nello specifico lui stesso, ora non mi ricordo tutte le funzioni, però segue la linea, ha i sensori frontali per schivare gli ostacoli, telecomando a distanza, interfono, eccolo qua, questo è un microfono a distanza che puoi andare a connetterlo col telecomando, e qui c'ha lo speaker che, diciamo, comunicare a distanza. E poi nella confezione, questa qui, ci sono tutte le uscite del mio amico, che tra l'altro mi segue su YouTube, e sono certo che dal momento in cui vedrà questo primo video si farà tante risate. Eccole qua, questo è il fascicolo, anzi sono i fascicoli, 3 fascicoloni pieni di libretti. Eccolo qua, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Poi qua dentro cosa abbiamo? Abbiamo tantissima altra roba, ragazzi. Abbiamo motori elettrici, andiamo a vedere, apriamo anche questa. Da qui, ragazzi, potranno nascere tantissimi video interessanti. Questo è la polvere, ok, perché ve l'ho detto, tantissimi anni bloccato. Questo è un'altra parte, altri componenti, altre schede elettroniche, sono fatte anche bene, ragazzi. Guarda che kit che ti davano, cavetti all'innesto, schede elettroniche, diciamo solo per la connessione, schede elettroniche con i chip, che sono state tutte queste con i chip inserite dentro delle buste antistatiche. Perciò, ragazzi, anche come qualità non era male. Numero 63, che poi è stato intelligente, è stato bravo anche a catalogarle mettendogli il numero dell'uscita, 63. Io sono arrivato forse alla 20ª, lui ha continuato la 70ª, ragazzi. Poi abbiamo questa, c'è il motore, c'è un motore elettrico, connettori, ruote dentate, 68ª uscita. Montalo tutto, mamma mia, 60, 57. Qua c'è un alimentatore, 54ª, un alimentatore, un'altra, questi sono speaker, 56ª. Comunque, ragazzi, c'è tanta roba che andiamo a studiare. Spero che la documentazione ci sia tutta, così da poter appunto andare a studiare ed approfondire per bene.